Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio e prima di iniziare vi ricordo che è un'attesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarlo col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali e poi vediamo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Abbiamo questa montagna proprio a inizio settimana, vuol dire che alcune cose o avete la sensazione che procedono un po' troppo lentamente, potrebbe esserci un po' di pesantezza, di stanchezza, e in altre circostanze magari ci sono dei ritardi, dei blocchi e degli ostacoli nelle varie cose e questo insomma può provocare un po' di disagio e anche di stress accumulato, stress anche per possibili furti di energia. Dico questo perché spesso si può avere a che fare con o delle persone o delle situazioni che richiedono tanto impegno, tanto sforzo, tanta attenzione, cura, eccetera. Quindi è normale che magari ci troviamo in questa situazione. Oppure potrebbe essere una fase, diciamo, passeggera. Io consiglio sempre quando arriva la carta dei topi di fare attenzione a non trascinare troppo alcune cose, perché se già siamo in ritardo in alcune situazioni, in quello che facciamo, se poi soprattutto tendiamo a tergiversare, a rimandare, ad aspettare, alcune cose possono accumularsi e quindi peggiorare nel tempo. Quindi quando escono certe carte in realtà non sono carte negative, cioè sì, è vero, sono un po' pesantucce, un po' particolari, però entrano nella nostra lettura ad aiutarci, a sostenerci, a farci capire che magari è il caso di muoversi in modo diverso, soprattutto con la carta della cicogna ad accogliere un cambiamento. Può essere una notizia, può essere anche un nuovo incontro, anche cambiamenti in senso generico, soprattutto per cose che giungono a noi oppure magari possono partire da noi come propositi, come intenzioni. È anche una carta di spostamento, quindi ricordiamoci movimento, trasferte, partenze, ritorni, eccetera. Quindi ovviamente io mi auguro che voi siate in vacanza o siate in partenza. Vediamo i segni zodiacali da attenzionare, sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Troviamo anche quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo la stella alpina, la ginestra. Ecco, questi stanno un po' a sottolineare quello che abbiamo visto, diciamo, principalmente nella fase iniziale. Un po' di tensione, un po' di dubbi, di sospetti, di attaccamento, nel senso che magari siamo molto prudenti, forse un po' troppo, e facciamo bene, insomma, a riflettere attentamente su alcune cose, però se siamo troppo fermi su alcune cose e quindi non ci apriamo alla collaborazione, oppure anche può essere anche il contrario effettivamente, perché magari lo stress è accumulato perché tendiamo sempre noi ad accondiscendere, a cercare di andare incontro, eccetera, eccetera. Quindi dovete capire voi effettivamente in che situazione vi trovate. Si vede questa fase di rallentamento, di blocco, di cose che possono essere un po' fastidiose a livello di atteggiamenti o di gestione, magari addirittura di vita quotidiana o di idee che volete portare avanti e realizzare. Però
la settimana si può concludere sicuramente con una nota positiva, perché il glicine indica feeling, attrazione, coinvolgimento, si può ritrovare l'equilibrio, la sintonia e quindi una buona connessione. Questo vale anche per, come dicevo, le relazioni più importanti di amicizia e famiglia, e per i single questo è molto interessante perché va a dare una svolta a quello che abbiamo visto, quindi una fase iniziale un po' di pesantezza, di cose che non si muovono oppure cose che riguardano il passato, vecchie situazioni, persone che vanno, vengono, ritornano, spariscono, eccetera. Quindi o addirittura poco e niente. Quindi la cosa che può sembrare poco entusiasmante nei primi giorni, ecco che c'è una svolta che può essere positiva, soprattutto verso fine settimana. E infatti lo vediamo anche dalla presenza della cicogna. Ed è qui che può arrivare un nuovo feeling, una nuova connessione, magari una sintonia immediata con una persona, quindi conoscere una persona che potrebbe essere abbastanza interessante. E adesso procediamo con l'ambito, quello più pratico, del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta del denaro. È vero che fa riferimento a tutte le questioni legate al denaro e al lavoro, e quindi affari, cose che possono essere vantaggiose, situazioni che possono migliorare, fase di rinnovamento, anche aiuti, consigli, fare delle esperienze che possono essere molto proficue, molto intense, nuove esperienze per imparare qualcosa, anche nuovi rapporti, sia nuovi o anche di andare a consolidare dei rapporti di lavoro. Quindi direi che le cose si possono muovere in un certo modo, o comunque si stanno muovendo in un certo modo, vuol dire che state facendo bene e non dovete preoccuparvi se magari c'è una fase di blocco, di stop o di impedimenti che non dipendono da voi, quindi in realtà non vanno ad intaccare quella che è la situazione principale. Quindi non preoccupatevi, magari se c'è piuttosto un qualcosa dove potete concentrare la vostra attenzione, e quindi sapere che in qualche modo state procedendo bene, però c'è quell'evento, quella situazione che avete trascurato, che potete recuperare, riprendere e gestire al meglio, ecco, meglio appunto spostare la vostra attenzione su queste cose. Forse vi aiuterà a procedere meglio anche nelle altre circostanze. A volte poi può succedere che magari c'è un blocco in alcune situazioni e questo spazio, questo tempo può essere maggiormente utilizzato per altre cose, e secondo me è proprio il caso della vostra lettura e di questa settimana. Anche per chi è in cerca di lavoro, magari ci sono già delle cose che state modificando, state lasciando andare, se soprattutto vedete che non hanno funzionato, magari questo è il momento di fare questa svolta, di fare questo cambiamento che sicuramente vi può portare più risultati. Forse soprattutto c'è una persona che vi può aiutare maggiormente, e qui riguarda un professionista, un qualcuno che lucidamente, concretamente può essere di sostegno. E si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!